Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, il posto in cui le storie dello spettacolo vengono raccontate con calma, rispetto e tutti i dettagli che spesso sfuggono ai titoli lampo. Prima di cominciare, se volete sostenere il mio lavoro vi chiedo un piccolo gesto che per noi è enorme. Mettete mi piace, iscrivetevi e, se vi va, cliccate su Unisciti. Oggi vi porto un racconto che ha acceso il dibattito tra fan e addetti ai lavori. Neslihan Atagul ha parlato apertamente di Burak Özçivit, non per alimentare sogni romantici, ma per dichiarare qualcosa di più raro e coraggioso nello showbiz di oggi: il desiderio di costruire un'amicizia vera. Cosa significa, in un'industria che confonde spesso l'affetto con la strategia e che scambia ogni sguardo per una trama segreta? Partiamo dall'inizio. Il nome di Neslihan Atagul evoca subito personaggi intensi, primi piani che non hanno bisogno di effetti speciali, scelte professionali mai scontate. La sua carriera è costellata di ruoli che chiedono disciplina e cuore, un equilibrio che l'ha resa un riferimento per chi crede che la televisione possa ancora raccontare sentimenti complessi. Burak Özçivit, dal canto suo, è un volto che ha attraversato generi e stagioni, dal costume storico alla saga contemporanea, dall'eroe romantico all'uomo che porta sulle spalle il peso delle scelte. È naturale che due percorsi così visibili si sfiorino, si intersechino, vengano messi a confronto. Ma visibile non significa per forza intimo. E qui sta il primo nodo. Quando Neslihan ha espresso pubblicamente stima profonda per Burak e la volontà di frequentarsi da amici, molti hanno letto tra le righe ciò che le righe non dicevano. Che cosa ha colpito di quelle parole? Il tono, innanzitutto. Non c'era l'ammiccamento di chi vuole far esplodere l'algoritmo, né la prudenza fredda del comunicato perfetto. C'era la cura di chi sa che l'amicizia, se è vera, nasce con le stesse attenzioni che si riservano ai legami più delicati: tempi giusti, confini chiari, trasparenza. Mi piacerebbe conoscerlo al di là del set, confrontarci sul nostro mestiere, scambiarci letture e idee, ha detto in sostanza. Nessuna promessa velata, nessun invito a decifrare indizi, un invito semplice e limpido a condividere spazi di pensiero. Per capire perché questa dichiarazione abbia fatto tanto rumore, dobbiamo osservare il contesto. Lo spettacolo turco vive una stagione di esportazione globale, serie seguite ovunque, attori che diventano simboli internazionali, una pressione continua a trasformare ogni interazione in contenuto virale. È un tempo in cui la parola amicizia viene spesso usata come sinonimo elegante di attesa di altro. Ma l'amicizia, quella vera, chiede un coraggio diverso: saper dire mi interessi come persona senza aggiungere un sottotesto commerciale o sentimentale. È questa la novità che ha spiazzato molti. Neslihan non ha aperto la porta a voci di romance, ha proposto un patto di stima. Cosa potrebbe voler dire, concretamente, trasformare questa intenzione in pratica? Immaginate conversazioni fuori dal fracasso dei premier, scambi di sceneggiature annotate a matita, consigli su come attraversare periodi complessi di set, magari una cena tra amici comuni in cui non c'è bisogno di fotografare ogni piatto. Un'amicizia tra due attori di questo calibro può avere ricadute virtuose, mentorship reciproca, scelte più consapevoli dei progetti, persino la forza di dire qualche no in più quando un ruolo non è all'altezza. Non si tratta di rinunciare al fascino del mito, si tratta di ricordare che il mito regge solo quando le persone che lo alimentano hanno un terreno umano solido sotto i piedi. Qualcuno ha storto il naso: ogni volta che nasce un'amicizia sotto i riflettori, finisce per diventare marketing. Obiezione legittima, ma non obbligatoria. Proprio perché il pubblico internazionale è più attento e più informato, oggi un rapporto senza doppi fini può essere riconosciuto per quello che è. La differenza la fanno i gesti: meno comparsate calcolate, meno post ammiccanti, più coerenza nel tempo. Se nascerà una collaborazione professionale, sarà naturale e chiara; se non nascerà, l'amicizia non farà sentire nessuno tradito. In entrambi i casi, a vincere sarà l'idea che si possa esserci senza dover per forza apparire insieme. Vale la pena soffermarsi su un punto che spesso passa in secondo piano: l'amicizia tra colleghi non è un ripiego rispetto alla storia d'amore che il pubblico desidera. È un valore autonomo. Può regalare confronto artistico, orizzonti nuovi, sguardi laterali su personaggi e copioni.
Pensate a quante interpretazioni migliori sono nate da un consiglio scambiato fuori scena, da una lettura suggerita, da una prova vocale condivisa. Quando Neslihan dice di volere un'amicizia con Burak sta, in fondo, difendendo la qualità del lavoro da tutto ciò che ne consuma le energie, rumor, aspettative, narrazioni inventate. La reazione dei fan è stata duplice. Da un lato c'è chi ha applaudito l'onestà, finalmente un discorso adulto, senza l'ansia di incastrare tutto nelle coppie da copertina. Dall'altro, i nostalgici del sogno romantico hanno provato a leggere la dichiarazione come il primo passo verso altro. È comprensibile. Ma forse il modo migliore di sostenere i propri beniamini è lasciarli liberi di scegliere la forma del loro legame, sapendo che i risultati più belli nascono quando nessuno si sente costretto a recitare anche fuori dal set. La fiducia del pubblico può diventare un alleato potentissimo, meno pressioni a fare la coppia, più spazio a essere persone. Nel frattempo, i media più furbi hanno provato a cavalcare l'onda, titoli allusivi, foto d'archivio riproposte come se fossero di oggi, domande insistenti ai press day. Qui si vede la differenza tra chi crea rumore e chi costruisce racconto. Un giornalismo serio sa che un'amicizia nascente si protegge, non si assalta. Chiede di tempi, non di scoop, di processi, non di etichette. E sa anche che le relazioni professionali beneficiano di un clima in cui ci si può dire no, senza dramma e sì, senza pretesa di eternità. C'è poi un risvolto interessante per l'industria. Due artisti come Neslihan Atagul e Burak Özçivit che scelgono di frequentarsi come amici possono diventare una palestra creativa. Letture a voce alta di scene difficili, discussione di finali alternativi, scambio di coach e preparatori vocali, confronto su ritmi di lavoro più sani. È il genere di alleanza che, nel medio periodo, alza il livello dei progetti a cui partecipano, anche quando non condividono lo stesso set. E, paradossalmente, questo può aprire strade più interessanti di qualunque gossip, ruoli cuciti meglio, scritture più coraggiose, personaggi femminili e maschili più tridimensionali perché frutto di dialoghi reali e non di cliché. Chi teme che tutto si risolva in un fuoco di paglia dovrebbe ricordare che la credibilità si misura sulla durata. Se tra 6 mesi vedremo gli stessi comportamenti coerenti, appoggio reciproco senza ostentazione, assenza di teatrini, rifiuto dei finti avvistamenti, avremo la prova che non si trattava di un'operazione cosmetica. E se anche questi segnali dovessero restare in filigrana, senza mai sfociare in un progetto congiunto, non sarebbe una sconfitta, sarebbe la conferma che un legame può esistere nel perimetro che le persone coinvolte hanno scelto, non in quello che il pubblico impone. In un'epoca in cui tutto è contenuto e ogni gesto può essere monetizzato, la scelta di parlare apertamente di amicizia è quasi rivoluzionaria. Richiede di rinunciare a scorciatoie narrative, di sopportare qualche titolo ironico, di accettare che una parte di pubblico rimarrà delusa perché preferisce la fiction alla realtà. Ma alla lunga questa scelta paga, preserva la salute mentale, protegge la reputazione, rende più autorevoli le collaborazioni future. È un investimento che chiede pazienza, ma restituisce libertà. Prima di chiudere, una riflessione che riguarda tutti noi. Forse la maturità del pubblico si misura proprio qui, nella capacità di apprezzare un legame non romantico senza considerarlo minore. Di vedere il valore della stima, del consiglio, del tempo speso a discutere di un copione invece che di un bouquet. Se vogliamo storie migliori sullo schermo, dobbiamo imparare a fare il tifo anche per le scelte silenziose che stanno dietro quello schermo. Se questo approfondimento vi è piaciuto, ditemi nei commenti come vivete l'idea di un'amicizia tra due star così esposte. La considerate un passo indietro rispetto al sogno romantico o un passo avanti verso relazioni più sane? Leggo tutto e seleziono i contributi più interessanti per il prossimo video. Ricordate di lasciare un mi piace, iscrivervi e attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Continueremo a raccontare le storie con la pazienza che meritano.